involved in many different businesses, and she asked her lawyer to hire a hitman that can prove that her son is a sexual deviant, and she doesn't want this information to come out in order to protect her son, but also herself and her. Attrice e modella italiana. Monica Bellucci è spesso considerata una delle donne più belle dell'intera esistenza umana. Da adolescente ha iniziato la sua carriera come modella. Negli anni 90 ha debuttato nel mondo del cinema, dove ha partecipato a numerosi successi e franchise cinematografici. Tuttavia, la conosciamo davvero? A 60 anni, Monica Bellucci confessa finalmente ciò che molti credevano da tempo. Esploriamo. Un'infanzia difficile. Innanzitutto, partiamo dai suoi primi anni di vita. Monica Bellucci nasce il 30 settembre 1964 in Umbria, precisamente nella cittadina di Città di Castello. Nonostante la madre, Maori Agostinelli, avesse ricevuto in passato una diagnosi di sterilità da parte dei medici, rimase miracolosamente incinta e la nascita della figlia fu vista come un'occasione fantastica. Monica è cresciuta in una casa umile, dove era l'unica figlia. Sua madre era un artista e suo padre un lavoratore agricolo. Monica era l'unica figlia della sua famiglia. La viticoltura, così come la coltivazione di ortaggi, frutta e fiori, erano tutte attività a cui il padre, Luigi Bellucci, partecipava. Ogni giorno, il padre di Monica portava gli animali al pascolo dal recinto che si trovava vicino alla casa in cui vivevano i genitori di Monica. Quando Monica aveva 5 anni, i suoi genitori iniziarono a farla lavorare nella fattoria, affinché imparasse fin da piccola il valore dell'assistenza alle persone. Il suo nome completo è Monica Anna Maria e ha lavorato con il padre e la madre, contribuendo in modo significativo al successo della famiglia attraverso la coltivazione di alimenti di produzione propria. Tuttavia, la ragazza non trovava attraente questo stile di vita. Quando si recava in città con i genitori per acquistare i semi, rimaneva ipnotizzata dalle insegne vivaci e accattivanti che ritraevano modelle dalla bellezza impeccabile. Sfortunatamente, i genitori della ragazza non erano in grado di pagare le costose spese di quei piaceri in quel momento, e così lei non poté realizzare la sua ambizione di diventare come loro. Monica ha avuto la lungimiranza di capire fin da piccola che l'acquisizione di un'istruzione di qualità sarebbe stata essenziale per migliorare le condizioni economiche della sua famiglia. Per questo motivo, il suo entusiasmo per l'apprendimento è sbocciato non appena ha iniziato a frequentare la scuola. Questa giovane donna è stata risoluta nel cercare di farsi un nome. Durante il periodo scolastico, Monica è stata circondata dall'amore e dalla compassione di persone di tutto il mondo. Grazie alla sua personalità estroversa e al suo straordinario magnetismo, un gran numero di bambini gli presta attenzione. In quei momenti provava spesso sentimenti di isolamento e, come potenziale attore, cercava di conquistare il favore dei suoi coetanei. Monica si impegnava negli studi perché sentiva che era l'unico modo per raggiungere il successo. Tuttavia, nessuno la capiva meglio di lei stessa. Ed è per questo che, in un momento successivo della sua vita, l'attrice raccontava malvolentieri aneddoti di quei giorni che sembravano così lontani. Mentre era ancora a scuola, ha scoperto un nuovo interesse per la giurisprudenza, che è diventata la sua passione. Quando Monica era più giovane, aveva un forte desiderio di diventare avvocato ed era intenzionata a conseguire una laurea in giurisprudenza. Non solo vedeva questa linea di lavoro come un mezzo per raggiungere la stabilità finanziaria personale, ma la considerava anche una fonte di status. L'individuo che ha lavorato per anni in uno studio legale e che ha avuto a che fare con un gran numero di clienti è diventato il suo eroe in questo periodo. Questa persona era una delle sue insegnanti di scuola. Monica è in grado di ricordare come l'insegnante parlasse della sua precedente posizione con grande passione e ardore. L'attrice ritiene di essere stata profondamente ispirata dai racconti mentre era a scuola e li ascoltava. La carriera nell'industria della modellazione. Un conoscente del padre di Monica Bellucci, proprietario di un'azienda di moda, la avvicinò quando aveva 16 anni e le chiese di partecipare a sessioni fotografiche. L'inizio della sua carriera di modella è iniziato con questo evento, che l'ha portata a fare frequenti viaggi a Milano e Parigi mentre manteneva la sua formazione a Castellò. Il fatto che la Bellucci lavorasse accanto a modelle di 10 anni più grandi di lei era un
aspetto su cui si concentrava quando pensava al suo precoce ingresso nel mondo degli adulti. La Bellucci ha dichiarato che fare la modella era qualcosa che le veniva facile. Amavo le fotografie e il mondo delle immagini. La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è stata la prima scelta di Monica per gli studi superiori quando aveva 18 anni. Il costo della sua istruzione, d'altra parte, era così alto che ha dovuto iniziare a lavorare come cameriera in una pizzeria del quartiere per sbarcare il lunario. Poco dopo, ha colto l'occasione per indagare sulla possibilità di fare la modella. All'inizio, Monica lavora come modella nella sua città natale, Città di Castello. Tuttavia, a causa della scarsità di opportunità disponibili, faticava a guadagnare più di qualche dollaro al mese. Dopo aver scelto di trasferirsi in una città metropolitana, ha comunicato ai genitori la sua intenzione di perseguire con determinazione i suoi obiettivi. Ha deciso di trasferirsi a Milano con l'intenzione di affermarsi come modella e di svolgere una professione in campo legale. Quando Monica Bellucci è arrivata a Milano, è stata accolta da un'accoglienza nel complesso piuttosto dubbiosa. Alla fine della giornata, finì per condividere una piccola stanza con un altro immigrato piuttosto che avere una situazione di vita piacevole e consistente in termini di reddito. Non passò molto tempo prima che fosse costretta a trovare lavoro come cameriera in un bar vicino. Fu in quel periodo che Monica si rese conto che svolgere la professione di avvocato in una città così competitiva come Milano era quasi impossibile. Di conseguenza, ha iniziato a informarsi presso colleghi e conoscenti sulla possibilità di intraprendere una carriera da modella, data la sua straordinaria bellezza e forma fisica. In breve tempo, Monica è riuscita a ottenere un contratto con Elite Model Management, una famosa agenzia di modelle che l'ha proiettata nell'industria della moda internazionale. Non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. È salita alla ribalta in un tempo relativamente breve. Nei primi anni del XXI secolo, Monica Bellucci è stata una personalità molto nota nel mondo delle modelle. Ha partecipato a numerosi servizi fotografici ed è apparsa per altre note aziende di design. La sua presenza era ricercata da aziende internazionali per promuovere le loro collezioni più recenti, e i giornalisti erano desiderosi di fare interviste con lei e ottenere esclusive per varie pubblicazioni, reti televisive e giornali. Secondo Askmen, la carriera di modella di Monica Bellucci ha raggiunto l'apice nel 2004, quando è stata riconosciuta come una delle 100 donne più belle del mondo. Questo risultato le ha permesso di superare numerose celebrità di Hollywood in termini di notorietà. Per cominciare, i doveri e la progressione. Nel 1990 Carlo Banzina, regista italiano, si imbatte in una fotografia di Monica Bellucci su una rivista e suggerisce a Dino Risi, che cercava un nuovo volto per la sua miniserie televisiva Vita coi figli, di affidarle il ruolo della protagonista. Il fatto che la Bellucci fosse stata scelta per un ruolo fu per lui una completa sorpresa, perché non aveva mai pensato di recitare prima. Percorso di recitazione. Durante la sua prima apparizione sul grande schermo, ha interpretato il ruolo di Elda nella miniserie televisiva Vita coi figli, una serie in 2 parti trasmessa in Italia nel maggio del 1991. Inoltre, Bellucci ha fatto il suo debutto nel film La lotteria, diretto da Francesco Laudadio e uscito nello stesso anno. La sua interpretazione nel film horror Dracula di Bram Stoker, in cui interpretava una delle 3 spose di Dracula, ha portato la Bellucci all'attenzione del pubblico di tutto il mondo nel 1992. Dopo la pubblicazione del suo ritratto sulla rivista italiana Zoom, Roman Coppola chiese al padre, Francis Ford Coppola, di includerla nel cast di supporto. A New York, la Bellucci si trovava in città per un servizio fotografico e Francis Ford Coppola prese accordi per incontrarla a Los Angeles, dove si trovava in vacanza. Dopo aver avuto un diverbio con Coppola, la Bellucci decise di intraprendere la carriera di attrice. Rimase a Los Angeles per la produzione dopo essere stato invitato da Coppola. Nonostante inizialmente avesse qualche perplessità sulla città e sulla sua capacità di comunicare in inglese, si è concentrato sulle iniziative che aveva programmato per il futuro in Italia e in Dracula di Bram Stoker, che debutta nel cinema mondiale, interpretando il ruolo di una seducente vampira. Dopo la breve apparizione in Dracula di Bram Stoker, Bellucci tornò in Italia e si iscrisse a lezioni di recitazione, dimostrando così la sua profonda necessità e urgenza di fare l'attore.
Si trovò in difficoltà perché un numero significativo di suoi compagni aveva lasciato l'università in quel periodo. Bellucci si impegnò molto per affermarsi e lo fece superando gli stereotipi legati alla sua carriera di modella e alla sua avvenenza fisica. Riteneva di essere limitata dalla mancanza di possibilità e sperava di avere una carriera di attrice su scala globale, nonostante abbia recitato in film italiani per i 4 anni successivi. In particolare, ha recitato nella miniserie biblica Joseph, che è stata nominata per un Emmy e l'ha vinto nel 1995. Bellucci era dell'opinione che l'industria cinematografica italiana avesse bisogno di un maggiore sostegno finanziario per commercializzare i film su scala mondiale. Nel 1995 si trasferisce in Francia con l'intenzione di migliorare le sue possibilità di carriera e alla fine si stabilisce a Parigi. L'interpretazione di Lisa nel film noir francese L'appartamento, uscito nel 1996, le procura una nomination al premio Caesar nella categoria Miglior attrice esordiente. La sua reputazione di attrice si consolida grazie a questo evento, che segna una svolta nella sua carriera in Francia. Inoltre, il film fu la sua prima apparizione nell'industria cinematografica francese. Nel suo articolo per il Sunday Times, Gavandra Hodge ha definito questa parte come la sua performance di grande impatto sulla scena del cinema d'essai in Europa. Seducente e sorprendente è il modo in cui Almar Hafidazon, giornalista della BBC, ha descritto l'appartamento, al quale ha assegnato il massimo punteggio possibile di 5 stelle. Dopo aver raggiunto questo livello di popolarità, la Bellucci ha partecipato a Doberman di Gene Conan, il suo secondo film francese. In questo film ha interpretato una zingara muta e ha imparato il linguaggio dei segni per prepararsi all'occasione. Riflettendo su questa esperienza, ha dichiarato di desiderare stili cinematografici che trasmettano più attraverso l'uso dei corpi che attraverso l'uso delle parole. In questo periodo, Bellucci ha avuto un'enorme influenza sul pubblico europeo grazie ai diversi personaggi che ha interpretato. Il legame che la Bellucci e Pierce Brosnan hanno condiviso durante un provino per il film di James Bond. Il domani non muore mai. È stato così impressionante che Brosnan ha deciso di fare una campagna per far interpretare alla Bellucci il ruolo di Paris Carver nel film. D'altra parte, lo studio era irremovibile sulla necessità di inserire nella produzione un'attrice americana. Grazie alla sua interpretazione di Giulia Giovannini nella commedia drammatica italiana L'ultimo Capodanno, la Bellucci ha ricevuto il Globo d'Oro come miglior attrice. Il successo spettacolare dell'appartamento non solo ha avvicinato Monica Bellucci al pubblico francese appassionato di cinema, ma ha anche fatto scalpore sulla scena mondiale. Il film è stato premiato con il British Academy Film Award, BAFTA, ed è stato in questo periodo che la carriera di attrice della Bellucci ha attirato l'attenzione di diversi registi di tutto il mondo, tra cui Stephen Hopkins, un regista australiano. Dopo aver visto l'appartamento, Hopkins, noto per il suo lavoro nel cinema d'azione, ha espresso un particolare interesse per la Bellucci. L'attrice ha aggiunto una grande quantità di profondità emotiva e di mistero al ruolo di Lisa, lasciandolo profondamente impressionato. Fu anche per questo motivo che decise di affidare alla Bellucci il ruolo di Chantal Hurst nel film Under Suspicion 2000, un drammatico poliziesco psicologico. In questo film, l'attrice ha recitato accanto a 2 superstar di Hollywood, Morgan Freeman e Gene Hackman. Secondo Hopkins, la decisione di ingaggiare la Bellucci non si è basata solo sulla sua avvenenza, ma è stata influenzata anche dal livello di eccellenza che possiede nella sua tecnica di recitazione. Durante il processo di costruzione del personaggio di Chantal Hurst, una donna affascinante ma complicata, che si trova in un vortice di stress quando il marito viene indagato per un caso, Hopkins ha persino ascoltato personalmente i punti di vista della Bellucci e li ha sfruttati. In un articolo pubblicato sul Times, il giornalista Garth Pierce ha lodato la Bellucci per gli sforzi compiuti per migliorare la sua capacità di parlare inglese. Bellucci ha compiuto un enorme sviluppo e ha dimostrato una straordinaria versatilità in termini di comunicazione e di conversione delle posizioni. Il film Under Suspicion non solo ha rappresentato la prima volta che la Bellucci ha partecipato a un film parlato in inglese, ma l'ha anche portata al Festival di Cannes, un'altra pietra miliare della sua carriera sia a livello nazionale che internazionale.
È stata la prima volta che la Bellucci ha sfilato sul tappeto rosso dell'evento più rinomato al mondo, il Festival di Cannes del 2000. Il film è stato selezionato come una delle opere di chiusura del festival. È la prima volta che la Bellucci partecipa al famoso red carpet. Dopo l'uscita del film, Freeman ha colto l'occasione per commentare il suo talento di attore, affermando: «È tutto nei suoi occhi. Possiede la caratteristica che mi fa pensare a Jean Moreau, che una volta disse: c'è la sensazione di aver vissuto una vita, di essere sempre stato lì». La Bellucci è stata nominata tra le 10 giovani attrici che Variety ha individuato come da tenere d'occhio. Nel 2000 Tornatore ha diretto il film Malena, ambientato in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. La Bellucci ha fatto il suo ritorno nell'industria cinematografica italiana con una notevole interpretazione di Malena Scordia. L'attrice interpreta il ruolo di Malena, una misteriosa vedova la cui vita viene raccontata dalla prospettiva di un ragazzino di 13 anni. Kevin Thomas, critico cinematografico del Los Angeles Times, ha lodato la Bellucci per la sua interpretazione eroica, resa con un minimo di parole, e per aver evidenziato il fascino del suo personaggio. Secondo un articolo pubblicato sul Guardian da Mark Salisbury, Malena è stata l'interpretazione di punta della Bellucci, che le ha permesso di ricevere l'attenzione internazionale e di salire alla ribalta della celebrità mondiale. A causa della popolarità del film, la Bellucci ricevette una serie di proposte da Hollywood una volta che la Miramax si aggiudicò la distribuzione negli Stati Uniti. La Bellucci ha recitato al fianco di Samuel Levy-Hahn e Vincent Cassel nel dramma storico francese La confraternita del lupo, diretto da Christophe Gans e uscito nel 2001. Basato su fatti realmente accaduti nel XVII secolo e che vedeva protagonista la bestia di Gévaudan. Nonostante ciò, Brotherhood of the Wolf è stato accolto da recensioni favorevoli da parte della critica. Nonostante il budget di circa 32 milioni di dollari, il film è stato un successo commerciale in Francia, portando 5 milioni di spettatori e incassando 70 milioni in tutto il mondo, di cui 11 milioni negli Stati Uniti. Come riconoscimento per il suo lavoro, la Bellucci è stata nominata al Saturn Award nella categoria Miglior attrice non protagonista nel 2002, nel film commedia Asterix e Obelix, Missione Cleopatra, diretto da Alain Chabat e uscito nel 2002. La Bellucci ha interpretato il ruolo dell'interesse amoroso di Jamel Debbouze, Cleopatra, la regina dell'antico Egitto. È stato un personaggio interpretato dalla Bellucci, che ha apprezzato l'atmosfera scanzonata e comica della produzione. La considera una delle sue esperienze cinematografiche preferite. Il film, acclamato da recensori come Peter Bradshaw del Guardian, che ha riconosciuto la bravura della Bellucci, è diventato un successo commerciale, vendendo 14 milioni di biglietti in Francia e guadagnando più di 128 milioni in tutto il mondo alla sua prima uscita. Inoltre, la Bellucci ha partecipato al thriller Irreversible, diretto da Gaspar Noé e prodotto da Arthouse Violento. Ha condiviso lo schermo con Vincent Cassel. Il film è famoso per le sue sequenze dure e conflittuali, registrate in un'unica ripresa della durata di 9 minuti. Il film è stato girato in Super 16 con telecamere a mano. Le riprese di questa incredibile scena si sono svolte in un quartiere alla periferia di Parigi, un'immagine ritenuta dura e controversa, in cui Bellucci e Cassel, che all'epoca era il suo partner, hanno entrambi recitato in modo straordinario. Il debutto a mezzanotte di Irreversible al Festival di Cannes del 2002 ha suscitato un vasto clamore tra il pubblico, con alcuni individui che lo hanno definito intollerabile. Lisa Neselson di Variety ha lodato la Bellucci per la sua notevole interpretazione, sottolineando le risposte avvincenti che ha dato sia alle circostanze pericolose che a quelle gioiose. Negli anni successivi alla sua uscita, il film è stato considerato un argomento di studio nelle scuole di cinema per le tematiche e le interpretazioni audaci che includeva. Il regista, Gaspar Noé, ha espresso il suo rispetto per il fascino e l'audacia della Bellucci, lodando la sua interpretazione come davvero audace. Il film Irreversible è stato giudicato da Kay, Austin Collins di Rolling Stone, come uno dei film più controversi mai prodotti. Austin Collins di Rolling Stone come uno dei film più controversi che siano mai stati prodotti. La Bellucci ha ricevuto il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Alessia nel film italiano Ricordati di me, amore mio.
diretto da Gabriele Muccino e uscito nel 2003. Successivamente ha interpretato il ruolo della Dot, Selena Kendricks, un'operatrice umanitaria, nel film Lacrime di sangue. Lena Kendricks, un'operatrice umanitaria, nel film Lacrime di sole, diretto da Antoine Fuqua e uscito nel 2003 accanto a Bruce Willis. David Denby del New Yorker ha apprezzato l'effetto visivo di Bellucci, nonostante abbia ritenuto alcuni momenti eccessivamente recitati. Secondo Kenneth Turan del Los Angeles Times, l'interpretazione della Bellucci di Kendricks, che ha un carattere stereotipato e combattivo, è stata molto apprezzata. Tears of the Sun è stato un film che ha messo in mostra la versatilità della Bellucci come attrice, pur ricevendo per lo più recensioni e ottenendo scarsi risultati al botteghino. Inoltre, Bellucci ha interpretato il ruolo di Persefone nei film di fantascienza Matrix, Reloaded e Matrix Revolutions, tutti usciti nel 2003. Ha ricordato con affetto il tempo trascorso a lavorare accanto a Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne e Keanu Reeves durante la lavorazione del film in Australia. Ha descritto il suo ruolo come pericoloso, seducente e pieno di comicità. Trionfo commerciale. Matrix Reloaded è stato lodato da Andrew Saris del New York Observer. Il film ha guadagnato 742,1 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato un successo commerciale. Mentre l'interpretazione di Bellucci nel ruolo del Merovingio in Matrix Revolutions, in cui recitava al fianco di Lambert Wilson, è stata accolta dalla critica con reazioni diverse. Il film è riuscito comunque a guadagnare 427 milioni di dollari in tutto il mondo, affermando il suo posto nel mondo del cinema internazionale. Esperienze professionali recenti. Interpretando il ruolo di Lucia Sierra nel film Spectre di Sam Mendes del 2015, la Bellucci è entrata nella storia come la Bond Lady più anziana del franchise di James Bond. All'epoca aveva 50 anni. All'inizio la Bellucci era dubbiosa sull'idea di Mendes, ma dopo aver ascoltato le sue spiegazioni si è convinta che sarebbe stato innovativo inserire una donna adulta in un film di James Bond. Essere la prima persona a interpretare quello che lei definiva un ruolo da James Bond Dame è stato un onore per lei. Nonostante sia stato accolto più favorevolmente dalla stampa britannica, Spectre è stato accolto da elogi non proprio unanimi da parte dei recensori. Nonostante ciò, il film è stato un trionfo finanziario, guadagnando 880 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante una spesa di produzione prevista tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Guy Lodge, scrivendo per Variety, ha elogiato la Bellucci come una delle star più incessantemente in tournée nel cinema mondiale. Ha inoltre sottolineato che le sue selezioni di film non hanno rispettato alcun confine nazionale o restrizione di età. La Bellucci è apparsa nel ruolo di Alessandra, una cantante lirica e ultima compagna di Rodrigo, il direttore della New York Symphony Orchestra, nella terza stagione della serie comedy-drama americana Mozart in the Jungle, andata in onda nel 2016. La Bellucci ha interpretato il personaggio di Alessandra per tutta la stagione. Nick Vivarelli, scrittore di Variety, ha definito la Bellucci l'attrice italiana con un potere da star internazionale. L'interpretazione di Bellucci nel ruolo di Nevesta nel film On the Milky Road, uscito nel 2016 e diretto da Emir Kusturica, ha dimostrato la sua dedizione alla professione piuttosto che alla carriera politica. Il film è ambientato durante il conflitto bosniaco degli anni 90. Per prepararsi alla parte, Bellucci ha imparato le battute in serbo. Inoltre, ha dovuto affrontare circostanze difficili durante la produzione del film in un contesto turbolento. Neil Young dell'Hollywood Reporter ha elogiato l'interpretazione di Bellucci, sottolineando che è stato in grado di mantenere la sua dignità nonostante l'interpretazione di un personaggio fisicamente impegnativo. Questo nonostante la reazione contraddittoria che il film ha ricevuto dalla critica per il suo approccio. Durante la manifestazione europea Nastro d'Argento, svoltasi in Sicilia nel 2017, le è stato consegnato il premio Nastro d'Argento europeo per i suoi successi, nel 2021, durante la 66 esima edizione dei David di Donatello. La Bellucci è stata insignita di uno speciale premio David in riconoscimento dei numerosi risultati ottenuti nel corso della sua carriera. Recentemente è apparsa al fianco di Liam Neeson e Guy Pearce nel thriller d'azione Memory, diretto da Martin Campbell e uscito nel 2022.
Nel film ha interpretato il ruolo di Davana Silman, una viziosa miliardaria del settore immobiliare. Nello stesso momento in cui la Bellucci cercava di evitare di essere inserita nel cast solo in base al suo aspetto fisico, una lotta che ha già incontrato in passato, era attratta dall'intricatezza della doppia natura del suo personaggio. Memory, invece, è stato giudicato da Leah Greenblatt di Entertainment Weekly per i dialoghi eccessivamente diretti e la narrazione inutilmente stereotipata. Greenblatt ha anche descritto la recitazione della Bellucci come poco entusiasmante. Nel 2022, la Bellucci ha assunto la parte di Maria Callas nello spettacolo teatrale intitolato Maria Callas, Letters and Memoirs. Si è esibita in diversi luoghi famosi, tra cui il Her Majesty's Theatre di Londra, il Théâtre du Château di Parigi e luoghi a Istanbul e Los Angeles. Una rappresentazione dell'opera è stata data dalla Bellucci al Beacon Theatre di New York City nel gennaio 2023, quando aveva 58 anni. Mentre la Bellucci rifletteva sulla sua carriera nel 2023, ha rivelato al New York Times di essersi ritirata da parti in film controversi come Irreversible, citando il suo dovere di madre come motivo della sua decisione. In prospettiva, la Bellucci era in trattativa per interpretare Dolores, l'ex moglie di Beetlejuice, nel film Beetlejuice, la cui uscita era prevista per il 2023. La sua interpretazione della Callas nel documentario Lettere e Memorie le è valsa il Nastro d'Argento come documentario protagonista dell'anno 2024, grazie alla sua eccezionale interpretazione. La vita dell'individuo. Il matrimonio con il fotografo italiano Claudio Carlos Basso è stato il primo matrimonio di Monica Bellucci. In un'intervista rilasciata nel 2006, Bellucci ha raccontato come ha incontrato Basso per la prima volta nel 1987, quando l'ha assunta per un incarico fotografico. All'epoca lei aveva 23 anni, mentre lui aveva più di 5 anni in più di lei. Il loro matrimonio è stato celebrato a Montecarlo il 3 gennaio 1990, ma solo un anno dopo hanno scelto di rompere il loro matrimonio. Dopo la fine del matrimonio con Basso, la Bellucci ha intrapreso una relazione sentimentale con l'attore italiano Nicola Farron, durata diversi anni. Farron ha dichiarato che i due hanno avuto un incontro casuale nel 1990, mentre lavoravano sul set di Vitaco e Figli. Ha anche spiegato di aver provato un intenso entusiasmo per la Bellucci. Tuttavia, quando la Bellucci iniziò ad attirare l'attenzione di altri uomini, la loro relazione iniziò a diventare tesa e alla fine si separarono nel 1995. È stato sul set del film L'appartamento di Vincent Cassel che Monica Bellucci ha conosciuto l'attore francese. Cassel e Bellucci sono genitori di 2 figlie, Deva e Leonie, entrambe nate a Roma. Hanno recitato insieme in 9 film tra il 1996 e il 2006, guadagnandosi la fama di coppia d'oro del cinema europeo, nonostante risiedessero spesso in luoghi diversi, come l'Italia, la Francia, il Brasile e l'Inghilterra. Il loro matrimonio ha continuato a svilupparsi fino al marzo 2013, quando hanno annunciato la loro reciproca decisione di divorziare. Nell'ultima parte dello stesso anno, in agosto, hanno finalizzato il loro divorzio. Nell'ottobre del 2013, la Bellucci ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo continuo impegno nelle relazioni di tutta la vita, a partire dal suo primo partner quando aveva 14 anni. All'inizio di marzo 2019, durante una sfilata di Chanel al Grand Palais di Parigi, ha reso pubblica la sua relazione con Nicolas Lefebvre, scultore francese ed ex modello. La loro relazione è iniziata nel 2017 ed è proseguita fino all'inizio di marzo 2019. La Bellucci ha rivelato la notizia della rottura della loro relazione in un'intervista alla testata italiana F, avvenuta a metà del 2019. Nel febbraio 2023 Party Match ha riportato la notizia che Monica Bellucci aveva iniziato una relazione con il regista americano Tim Burton, iniziata nell'ottobre del 2022. Il legame tra i due è stato ufficialmente riconosciuto dalla Bellucci nel giugno del 2023 e i due hanno debuttato insieme al Festival del Cinema di Roma nell'ottobre dello stesso anno. La Bellucci non solo è competente nella sua lingua madre, l'italiano, ma parla anche correntemente il francese e l'inglese e dimostra di saper usare il portoghese e lo spagnolo. Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel, la Bellucci si è trasferita con le sue figlie in diversi paesi.
Tra questi luoghi figurano l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. Nel 2015 ha preso la decisione di fare della Francia la sua casa permanente, annunciando «Sono completamente italiana». Nonostante abbia riconosciuto Parigi come parte significativa del suo background personale, ha dichiarato che tutto in me è italiano. Inoltre, non ha la nazionalità francese e vota in Italia, nonostante viva in Francia. Nel 2023 Bellucci ha acquistato una proprietà sull'isola di Paros in Grecia, oltre alle residenze che già possedeva a Roma e a Lisbona. Per quanto riguarda le sue convinzioni religiose, Bellucci si è separata dalla sua formazione cattolica e ora si considera agnostica. Nel 2018 è stato sottoposto a un esame da parte dei funzionari del fisco francese a causa dell'ipotesi che avesse omesso di dichiarare alcuni beni. Questi beni includevano cassette di sicurezza e conti bancari in Svizzera che erano collegati a un'attività offshore situata nelle Isole Vergini Britanniche. Il suo avvocato ha chiarito che ha risieduto nel Regno Unito e non a Parigi per tutto il periodo in cui è indagato. Nonostante Bellucci abbia dichiarato nel settembre 2021 di essere in regola con gli obblighi fiscali sia in Francia che all'estero, non è stata divulgata alcuna informazione in merito all'indagine sui suoi conti bancari svizzeri. Successivamente, i Pandora Papers hanno fatto riferimento a una significativa fuga di informazioni finanziarie offshore che ha coinvolto persone chiave ed è stata rilasciata nell'ottobre del 2021. Secondo Forbes, nel 2018 la fortuna della Bellucci è stata stimata in 45 milioni di dollari, che la collocano al terzo posto tra le attrici italiane più ricche del momento. Monica Bellucci continua a gestire la sua vita personale e professionale con equilibrio e forza d'animo e continua a essere una fonte di ispirazione. Il percorso che l'ha portata dall'essere una top model su scala mondiale a diventare un'attrice affermata ha lasciato un'impronta indimenticabile sullo schermo. Non vediamo l'ora di vedere cosa riserva il futuro a questa bellezza classica e vi invitiamo a condividere il vostro momento o la vostra parte preferita di Monica Bellucci nella sezione commenti sotto questo post. Per ottenere ulteriori approfondimenti sulla vita e sul lavoro di Monica Bellucci, ricordate sempre di mettere mi piace e di iscrivervi a questo canale. Vi siamo grati per esservi uniti a noi. Speriamo di incontrarci di nuovo.